Inizio il terzo giorno qui in Sardegna, intanto vedo che stamattina sono le 7, c'è già una bella umidità qua sulla motoretta, infatti sento già quel caldo umido abbastanza insopportabile. La giornata sarà molto impegnativa oggi. Ci è stato detto che chi non se la sentirà a un certo punto potrà decidere di tornare indietro per strada normale, non tornare indietro, di raggiungere il gruppo via strada statale, e quindi sarà poi da solo, e se deciderà per stanchezza di abbandonare il gruppo ci ritroveremo stasera in quel di Iglesias. Dunque ragazzi, vedete Arborea, una curiosità, comune onorario regione del Veneto. Dunque mi sono un attimo documentato. Allora, del riso arborio con Arborea non c'entra una beata mazza. Il riso arborio è una qualità di riso e praticamente è collegato al comune di Arborio in Piemonte, quindi nulla a che vedere con Arborea, mentre Arborea ha una storia molto particolare perché fu fondata nel 1928 a seguito delle bonifiche di quest'area, di questo territorio, e il nome originale era Mussolinia arborea, quindi il nome deriva dal noto personaggio che bonificò quest'area e diede il suo nome alla città. Arborea è gemellata, come avete visto sui cartelli, con la regione Veneto, perché qui arrivarono i coloni veneti a seguito della bonifica e praticamente ancora oggi vivono 4.000 veneti, mantenendo usi e costumi veneti, tra i sardi. Mi sa che Franco ha bucato. Vediamo se sto registrando. Siamo appena partiti e già siamo fermi. Non l'avevo capita questa cosa. Che sfiga. Minchia Frank, sta moto è maledetta. Sta moto è maledetta, Frank. Adesso la presa. Che si... Sì, per lui dice che ha contato anche stamattina. Non ha partecipato a frenare. No, oltretutto oggi è come fosse ce ne vuole un po' anche di là e dopo. Solleva moto artigianale. La sfiga. È andata da sfiga Frank, grande, camera d'aria in mano. Guarda qua, stiamo già gonfiando. Tempo dell'operazione, record. Tempo di record. Compressore da 8,5 kg. Dunque ragazzi, la gomma è stata riparata. Tempo di record. Siamo pronti. Mamma mia, mi è venuto il brivido nella schiena. No, gomme maledette, purtroppo ragazzi. Comunque Franco ha la gomma a posto, camera d'aria cambiata. Abbiamo perso una quarantina di minuti, ma diciamo che è andata di lusso. Allora, qui stiamo attraversando il paesino di Uras. Ho visto un murales molto carino all'ingresso. Ricordo che queste zone non sono certamente le famosissime e dorate coste della Costa Smeralda o della Gallura, quindi siamo nell'entroterra sardo, è forse la Sardegna più vera, quella meno influenzata dal traffico turistico, soprattutto estivo. Passaggio tecnico.
spettacolo. Trovi. Fermo, 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 fermo. Sei stato male? Tutto in avanti. Però aspetta. Muovi i bracci, tutto bene, piedi? Devo tirare sulla moto però, cazzo. Cazzo. Mi hai aiutato a tirare sulla moto? Tieni la sciupa. Aspetta un Fai un po' più di La scelta non può perdere. Allora ragazzi, terzo giorno, Sardegna per me è finita presto. E purtroppo su un pezzo di strada sconnesso abbastanza veloce ho preso una buca e purtroppo sono stato sbalzato un po' in avanti e mi è rimasto la mano dell'acceleratore praticamente attaccata al gas e saltando la moto ha preso velocità e sulla buca successiva mi ha lanciato per aria, quindi è stata una caduta abbastanza brutta e abbiamo dovuto raddrizzare manubrio, levette, la leva del cambio, picchiato soprattutto la parte sinistra, le righe sono il meno. Il problema è stato il tubo del radiatore qui, non so se si riesce a vedere, che si è tagliato e pisciava acqua del radiatore, quindi quello purtroppo con questo danno qui è impossibile proseguire e qui vabbè è tutto un po' attaccato con lo sputo, però Igor è riuscito a rattoppare il tubo e però ho deciso di staccarmi da loro e non essere un peso per i ragazzi perché giustamente hanno voglia di divertirsi. Stamattina abbiamo iniziato con la gomma bucata di Franco e abbiamo proseguito con la mia caduta, perciò mi dirigo a Iglesias sotto questo bel sole fresco e sperando di non avere antintoppi per strada, e domani ho un traghetto da prendere, per cui direi che forse la parte off-road, ahimè, per me finisce qua. E peccato perché mi stavo divertendo veramente tanto e vabbè, ci aggiorniamo più avanti. Ora dobbiamo tornare indietro ragazzi, non ci riuniremo col resto della banda purtroppo, a malincuore, mi rincresce veramente tanto, però onestamente domani sera ho un traghetto da prendere a Porto Torres e non vorrei perderlo, sperando sempre che qui la situazione Manicotto non peggiori e che la riparazione di Igor sia efficace almeno fino all'imbarco. Eccoci qua dal Ghero, mestamente andiamo sul nostro letto, neanche un appartamento, è un ostello, quindi una branda per stanotte e via. Niente ragazzi, allora un po' di residui ce li abbiamo, e più il ginocchio che
si è gonfiato parecchio, adesso col ghiaccio un po' è migliorato, però diciamo che la botta l'ho sentita. Adesso sono ad Alghero in un ostello, grazie a Dio sono da solo qua in camera. Intanto ragazzi, volevo spendere 2 parole positive per questo ostello, perché ho notato che è uno dei pochissimi ostelli in cui sono stato io personalmente che fornisce un armadietto veramente capiente con tanto di chiave, quindi non c'è neanche bisogno di portarsi il classico lucchetto dietro. È molto pulito, tutto nuovo, molto bello. Non si è proprio in centro a Alghero, ma siamo a 2 passi proprio dai bastioni, saranno 300-400 metri dai bastioni. La strada è trafficata, ma all'interno comunque c'è molto silenzio nelle stanze. Sono a passeggio per la bellissima Alghero, di cui mostro una diapositiva, come si dice, in qualità di comune turista. Gli altri ragazzi sono a Iglesias e hanno fatto la giornata di sterrati, insomma, intorno a Piscinas, quindi le dune di Piscinas, che è destino che non riuscirò mai a vederle. Probabilmente mi sono sfuggite anche questo giro. Ginocchio un pelo meglio, adesso andiamo a riposare e vediamo domattina come ci svegliamo, incrociando le dita, visto che comunque ho da guidare ancora una trentina di chilometri da Alghero a Porto Torres, imbarcarmi domani sera, quindi dovrò far passare anche la giornata di domani e poi una volta arrivato a Genova avrò ancora un centinaio di chilometri prima di arrivare a casa. I don't run like I did back then. Takes a breath just to start again. Morning light finds lines on my face, but I've learned to move at a kind of pace. Plans I made didn't all come true. Some roads bent, some I outgrew. Still I found in the changing view, what stays with you is what you choose. We're just walking this road, step by step in time. Little sparks in a grand design. Every year brings a clearer sight. There's a quiet grace in another sunrise. No need to race what we can't control. Every mile shapes the heart and soul. I believe as the days unfold, there's a kind of strength in growing old. Allora, dunque, sono le 6:15 ancora di pomeriggio e traghetto c'è ancora un po' da aspettare. Quindi ho visto che a Porto Torres, tra l'altro, c'è una bella basilica di San Gavino. Basilica di San Gavino dovrebbe essere da queste parti. Guarda che meraviglia, che meraviglia.
ragazzi, come vedete siamo arrivati all'epilogo vero dell'avventura sarda e dietro di me c'è il traghetto che mi riporterà in terra ligure. E una cosa però, tra tante negative ma anche tante positive per carità, è il fatto che la gomma montata da me, quindi con le mie manine e le levette sacrosante, è rimasta al suo posto nonostante gli sterrati, nonostante i traversi fatti con la moto e il divertimento. Quindi sono soddisfatto di me stesso e basta, volevo solo dirvi questo, un po' una magra consolazione, però vabbè dai, di 4 giorni ne ho fatti 2 e un quarto, ma finché si racconta va bene così. Diamo sempre per scontato che le cose vadano per il verso giusto, purtroppo a volte non succede, fa parte dell'adventuring, delle moto, fa parte della vita, quindi finché si può mettere una pezza lecchiamoci le dita e va bene così. Vi saluto veramente questa volta, vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime storie, spero insomma di portarne a termine una per intero, senza cadute, senza problemi vari, però noi ci proviamo. Grazie di tutto e in bocca al lupo, buona strada. Vida gira funesta, sardigna mia stimata, va che in ogni contrada, torre s'appaga e s'avesta, torre s'appaga e s'avesta.